E rieccoci qui serpeggiantisti. Nella puntata precedente avete visto l'installazione delle valigie Atlas di Unit Garage insieme al portatarga e al faro per riallocare le frecce in posizione più alta. Oggi vi faccio vedere la perla che ha creato questa azienda, ovvero il kit dual per appunto la Scrambler 1200, e iniziamo dall'unboxing. Ecco qua. Questa è un po' una cosa che un pochino mi eccita, sapete? Oh my god, guardate che spettacolo del colore della parte anteriore del mio serbatoio, stupendo. Qua dentro troviamo anche le staffe, il parabrezza, questo è l'altro fianchetto, l'altra staffa della struttura, perché il faro poi rimarrà fisso, perderà un po' il fascino della Scrambler, lo so, me l'hanno già detto tutti, però ragazzi sarà una moto veramente unica. E questo è il parabrezza alto e qui abbiamo l'adesivo col kit dual. Direi che possiamo andare a montare. Prima cosa consigliatissima di mettere la moto su un cavalletto centrale da officina, quindi prendiamo dei normalissimi bulloni con la filettatura giusta, li abbocchiamo anche non fino in fondo, basta che prendano. E voilà, il parabrezza, eccolo qua, parabrezza alto che vi faccio vedere in proporzione a quello che già montava la moto, che è il medio, vedete quanto è più alto? Ecco qua, questa è la differenza. Eccole qui le istruzioni, erano dietro all'adesivo del parabrezza, le apriamo con giusto garbo. C'è anche il bellissimo adesivo con scritto dual. Allora vediamo. Ah, ce n'è due di adesivi, così posso anche cambiare quello vecchio. Ed ecco le istruzioni. Bene, molto bene. Direi che c'è da lavorare, signori, quindi mettiamoci all'opera. First step, primo step, signori, rimuovere il faro dall'alloggio togliendo la piccola vite 1A nella parte inferiore, ruotare, estrarre il faro, rimuovere le viti su ciascun lato del faro e smontarlo dai supporti in alluminio, scollegare il connettore e riporre il faro in un luogo sicuro sul banco di lavoro. Rimuovere le frecce sinistra e destra e scollegare le spine situate all'interno dell'alloggiamento del faro. Bene, facciamo. Io dovrò rimuovere anche il vecchio parabrezza messo dal vecchio proprietario. Come vedete si può montare anche solo il parabrezza di qualsiasi dimensione, grande o piccolo, della Unit Garage, anche senza montare tutta la carena. Lo trovate sul sito e vi ricordiamo che, vi mettiamo magari il link in descrizione, vi ricordiamo che entro giugno, se lo acquistate tramite il nostro codice di sconto che vi scrivo qui sotto, avrete un cappellino omaggio, ovvero questo cappellino omaggio. Bisogna svitare queste due viti laterali qua per parte, così da poter togliere il faro e svitare la vite che c'è sotto. Io ho il parafango alto, quindi questa potrebbe venire via anche senza smontare prima questi due, ma tanto comunque dovete cavarlo via il faro. Però col parafango alto ovviamente non ci si arriva. Quindi andiamo a togliere il vetro del faro così da raggiungere i contatti elettrici e poter togliere il collettore e poter smontare poi tutto il faro. Boh, ma era più semplice di quanto pensassi, basta schiacciare leggermente la parte in plastica così e questo esce fuori, eccolo qua. Quindi ora rimuoviamo le frecce. Le frecce sono, aspetta che ve la faccio vedere nel dettaglio. Ecco qua, qui c'è questa spina che è quella dei servizi che ho tolto adesso, che era quella che comprendeva tutto. Poi ci sono queste due spine che sono già predisposte per i faretti, avete il comando qui sul manubrio. Tra l'altro mi è venuta una mezza idea con questa spina, poi ne parliamo. Poi c'è quest'altra spina che immagino sia del faro, e queste qua dentro, queste qui piccoline, vedete, queste qua sono quelle, ce ne sono 4, sono delle frecce. Tolto la coppa del faro, vedete qua ci sono due coppie di contatti che sono queste due, freccia destra, nastro rosso,
queste altre due, freccia sinistra, nessun nastro. Questo qui è un connettore che ho visto in qualche video vendono come accessorio in Triumph. Si può mettere al posto di questo tappino che trovate qui accanto alla chiave una presa USB, cioè scusate, una presa 12 volt, non USB, tipo quella accendisigari. Prima freccia levata, quindi questo è smontato. Passiamo al passo dopo: rimuovere il dado del canotto dello sterzo. Rimuovere il dado del canotto dello sterzo da 38 mm 3A, c'è anche la coppia di serraggio. Allentare le due viti su entrambi i lati che fissano le forcelle. Benissimo, questa è una procedura un pochettino più complicata, vediamo. Per prima cosa copriamo con un bellissimo plaid della nonna fatto all'uncinetto il serbatoio, onde evitare di rovinarlo. Voilà, mi piace il mio plaid, tra l'altro potrei anche lasciarcelo fisso, molto bello. Dobbiamo allentare il canotto dello sterzo, allentare la piastra della forcella. Per fare questo vi serve una bussola enormemente grande del 38, eccola qui, che forse non tutti hanno a casa, ma la potete ordinare tranquillamente su Amazon. E poi dopo bisogna riserrarla però con la dinamometrica. Questo è un passaggio un po' tricky. Una volta allentato, si allentano queste viti della piastra della forcella e con un martello di gomma piano piano. Per smontare il supporto del faro bisogna svitare le Torx che ci sono al di sotto della piastra inferiore, quindi se avete il parafango alto dovete cavarlo via. State attenti quando togliete il supporto faro sinistro, perché dovete togliere questa graffetta che tiene il tubo del freno. Dovete inserire questi tappini nel foro che rimane scoperto nella piastra inferiore. Per il canotto di sterzo bisogna avere una dinamometrica, che trovate ovviamente il link in descrizione, a 120. Tattac. È un corno, io di più. Tattac. Carissimi percettisti, siccome Marco è un po' impedito, mi ha detto di dire che per poter fare bene i lavori bisogna farli con gli amici. Ma la verità è che sì, con gli amici sarà divertente, ma la realtà, guarda la pelata, ma la realtà è che se sei impedito hai bisogno di quelli che lo sanno. Abbiamo montato, non sul banco perché è pieno di roba, abbiamo montato questo con la rondellina, la vitolina e il tappino. È specifico questo modo di dire, Sì, no? super tecnico. Perfetto, questo l'abbiamo montato con grande disagio e fatica. Giova imparerà anche a usare il joystick, perché per infilare questo canotto qui, ragazzi, dovete avere un amico che si chiama Sasha. Il telaio, questo telaio qui, vedete, questo nero, bisogna togliere in primis la vite che c'è qua sotto. Questa è la vite una delle vite più stronzette, perché avendo il paramotore installato, questa ci si arriva male. Dovete svitare questo bullone qua che è sul telaio, dietro ha un controdado, quindi i geni della Unit Garage forniscono questo affarino qui, che è l'uovo di Colombo. Praticamente serve per tenere fermo il dado dietro, così voi potete svitare e avvitare quella vite senza nessun tipo di problema. Parabrezza montato, vedete, dovete montare in questa parte che ha, diciamo, quello scasso per poter permettere di muovere il parabrezza e regolarlo, la rondella in gomma, dietro c'è il bullone, questa sopra invece con la rondella in metallo e dietro il bullone, e qui invece il distanziale con la vite M825 per la coppa del faro. Ora andiamo a montare il primo fianchetto e a allocare la freccia. Ecco qua il fianchetto, dobbiamo posizionare questo con i bulloni, andrà in questa posizione qui andrà allocata la freccia e questi sono gli attacchi. State attenti ovviamente a non rovinarlo, mettetevi in un piano comodo. Posizioniamo la freccia, con i vecchi bulloni va fatto passare il filo nel buco anteriore e poi la freccia va all'interno della carena. Da dietro mettiamo il suo bullone, se volete con un po' di frenafiletti. Per fissare le carene dovete mettere questi
silent block. Qui dentro questi fori sono 3, 1 2 3, vanno uno qua su e uno qua sotto. Ed eccoci arrivati a questo punto, carene montate, faro rimontato. State molto attenti alle viti. Adesso montiamo il parafango del parafango, perché le viti del parafango, ve ne faccio vedere una come era ridotta, hanno una brugola molto piccola. Questa beh non è a brugola, è a taglio, ma comunque, e quindi per toglierlo ho dovuto tagliarle col Dremel e usare un cacciavite a taglio perché non riuscivo a tirarle via, perché si spanano a guardarle. Quindi ho preso delle altre brugole fatte così, con diciamo la brugola più grande, e queste non si possono spanare. Ed eccola qua, signori, Scrambler 1200 XC Dual Kit Unit Garage, valigie Atlas, anche il portatarga Unit Garage. Guardate qui i cockpit. Questa è regolabile, basta spingerlo, è regolabile. In conclusione, montare questo kit non è proprio una cosa da tutti, dovete attrezzarvi con qualche piccolo accorgimento, qualche piccolo accessorio, attrezzo in più in officina, perché appunto le cose più difficili che sono state da montare, il smontare, svitare il canotto dello sterzo che richiede una bussola del 38, e ovviamente poi vi rovinerà un pochettino il bullone del canotto di sterzo, perché o avete come le officine qualche cosa per non rovinarlo, una cartina speciale o roba del genere, oppure comunque si rovinerà un pochettino. Potete anche andarla a far fare in officina. È una prestazione relativamente molto semplice, basta sfilarlo leggermente per togliere il vecchio supporto, come abbiamo visto, del faro. L'altra parte che ci ha fatto diventare veramente matti, ho avuto bisogno di alcuni amici per farlo, è questa parte qua, la giunzione in gomma delle due strutture di metallo appunto della carena, perché è giusto di misura e la forma della struttura non vi permette di fare forza, quindi abbiamo utilizzato delle cinghie e abbiamo anche utilizzato un po' di grasso eccetera per cercare di invogliarlo ad infilarsi. Detto questo, a me la moto piace tantissimo, devo dirvi la verità, quando ho iniziato a guardare questo tipo di moto sognavo questa carena da poter installare, perché la trovo mantiene quel gusto di moto classica, quel gusto di moto vintage, però non rinunciando anche un pochettino alla protezione aerodinamica e comunque al comfort di guida. Ve lo saprò dire comunque al ritorno dal Trinacchia Treffer. Domani mattina si parte, direzione Oliviero, sveglia alle 5 di mattina, in moto alle 5 di mattina, perché dobbiamo arrivare giù in Sicilia. Ci godremo anche la costiera amalfitana, ovviamente le previsioni danno pioggia, ma noi ce ne importa una sega, tanto abbiamo la moto pronta. Ci vediamo al prossimo video, ciao!